Chi di voi nello scorso mese ha seguito Romulus, lo sceneggiato di Matteo Rovere trasmesso da Sky, si sarà accorto che da un certo punto in poi della serie TV compare un elemento molto caratterizzante e particolare, quello dei Ruminales, una sorta di tribù selvaggia che vive nei boschi del Lazio e che ci viene detto fa parte del popolo degli Osci. Ora, sebbene sia evidente che i Ruminales facciano parte più che altro della sfera dell'horror e del fantasy e non certo della realtà storica, voglio cogliere l'occasione per rispondere finalmente a tutte quelle domande che mi avete fatto praticamente da quando ho aperto il canale relativamente alle popolazioni italiche, quelle che erano anche note come popolazioni sabelliche o ancora come osco-umbri, che a loro volta erano divisi in umbro-sabelli e osci, appunto. Vedremo poi come questa suddivisione interna in realtà sia un po' ballerina, perché la componente sabellica in qualche modo fa da ponte, fa da collegamento tra il mondo umbro e quello osco. Ricordiamo anche che il termine italici in realtà è ambivalente. Spesso si trova utilizzato in funzione molto generalista, andando a intendere qualunque popolo della penisola che non faccia parte del gruppo celtico, del gruppo etrusco, del gruppo magno-greco e del gruppo illirico. Ma a noi ora interessa di più la definizione più stringente, quella che invece indica con italici precisamente gli osco-umbri. Gli osco-umbri arrivano in Italia intorno al XII secolo a.C. e il loro arrivo nella penisola coincide con il fiorire della cultura proto-villanoviana. Come è già stato detto, molto meglio di quanto possa dirlo io, dal professor Renato Peroni, noto archeologo e protostorico, la cultura proto-villanoviana non va intesa come un'emanazione di un popolo, di un'etnia, di un gruppo linguistico specifico. La cultura proto-villanoviana è una realtà multiforme poiché è fondamentalmente una macrocultura materiale. Da questa poi in futuro fioriranno tutta una serie di culture specifiche, queste sì legate magari a popoli o a ceppi linguistici precisi, però addirittura vedremo che dalla cultura proto-villanoviana fioriranno culture che poi si concretizzeranno con popolazioni indoeuropee, come i latini ad esempio, o come appunto gli osco-umbri, oppure culture che si concretizzeranno con popolazioni non indoeuropee, come ad esempio gli etruschi. Quindi l'elemento proto-villanoviano è molto ampio e multiforme, questo è qualcosa che dobbiamo sempre ricordare. Ora comunque torniamo agli osco-umbri e comincio col rispondere alle domande fatte ormai tanto tempo fa da parte di Christian e di Michelangelo, che mi chiedevano di approfondire il popolo degli Umbri. La memoria di questo popolo giunge a noi come l'eco del rintocco di campane di una città sprofondata nel mare. Queste le parole del celebre latinista Theodor Mommsen relativamente agli Umbri, e immediatamente ci è chiaro quanto sia difficile e quante siano le zone d'ombra da affrontare se si vuole approfondire la storia di questo popolo. Noi sappiamo che gli Umbri coincidono con la cultura di Terni, che si sviluppa nel X secolo a.C. in Italia, nascendo direttamente da una delle tante branche della cultura proto-villanoviana. Però in Plinio noi leggiamo che gli Umbri sono il popolo più antico in assoluto di tutta l'Italia. Addirittura debbono il loro nome ai Greci, che li hanno chiamati Umbri, originariamente Ombrici, partendo dal termine della loro lingua ombros, che significa temporale, poiché gli Umbri sono un popolo così antico da essere sopravvissuto niente po' di meno che al diluvio universale. Qui sottolineiamo che il diluvio universale non è un elemento folclorico esclusivo della Bibbia, dell'Antico Testamento, ma è un elemento che è presente nelle leggende di praticamente tutte le popolazioni del globo, greci compresi.
Comunque siamo evidentemente davanti a una paraetimologia priva di ogni fondamento. Rimane però il dubbio, la curiosità di vedere questi Umbri che sono presentati come il popolo più antico dell'Italia, quando appunto sappiamo che la cultura di Terni si sviluppa nel X secolo a.C. e che il gruppo osco-umbro penetra in Italia nel XII, quando ad esempio altre realtà come i latino-falisci giungono in Italia nel XIII. Probabilmente questa palma del popolo più antico in assoluto dell'Italia è stata conferita agli Umbri partendo dalla reale etimologia del loro nome, che per quanto ci sia in buona misura tuttora sconosciuta, probabilmente deriva da un termine non indoeuropeo, umru, che altrettanto probabilmente era il nome di una popolazione autoctona non indoeuropea dell'Italia centrale, sulla quale gli antenati degli Umbri si sono sovrapposti e con la quale si sono fusi. Avrebbero preso il nome Umbri per loro, andando a sostituire uno dei tanti Safinim, che significa consanguinei, è un nome che in diverse forme è ricorrente in tutta la famiglia delle popolazioni sabelliche, e avrebbero invece imposto, in quanto conquistatori, la loro lingua. Forse un elemento che gli Umbri prendono dalla popolazione indigena con la quale si fondono è anche la pratica dell'inumazione. Infatti la cultura di Terni, sebbene nella sua primissima fase conservi alcuni esempi di incinerazione, che è una pratica propria della cultura proto-villanoviana, si afferma progressivamente come cultura di inumatori, e questa è una sua caratteristica specifica. Rispetto all'Umbria che conosciamo noi oggi come regione italiana, la regione, tutta l'area abitata dagli Umbri nell'antichità era molto più vasta e da Strabone sappiamo che arrivava fino a Rimini e a Ravenna. L'Ombrica, la grande Umbria di Strabone, sarebbe stata delimitata dall'Adriatico e dagli Appennini, a nord dal delta del Po e dal fiume Santerno in area emiliano-romagnola. Il Tevere poi l'avrebbe divisa dall'Etruria, il fiume Nera dalla Sabina e l'Esino l'avrebbe divisa dal Piceno. Scilace però nel VI secolo attribuisce agli Umbri anche Ancona e Dionigi di Carnasso i territori del lago di Cutilia in Sabina, oggi il lago Paterno nel territorio di Rieti, a segnalare come la sua estensione probabilmente fosse stata ancora superiore. Nel VI secolo a.C. comincia la penetrazione etrusca in pianura padana e Plinio scriverà che saranno ben 300 le città degli Umbri a venire conquistate dagli Etruschi. La testimonianza di Plinio andrebbe però sicuramente ridimensionata e soprattutto addolcita, e se è pur vero che all'espansione etrusca fa da contraltare una riduzione della Grande Umbria, in questo periodo nasce una forte commistione tra le due culture, che si risolve spesso con una convivenza propositiva, con l'elemento etrusco che va ad imporsi sicuramente su quello umbro, ma più che militarmente lo fa politicamente e culturalmente. Nella seconda metà del V secolo a.C. vi sarà sicuramente al contrario uno sconquasso propriamente militare del mondo umbro. La calata gallica vedrà i Galli Senoni conquistare quelle aree della Romagna e delle Marche proprie degli Umbri. Nascerà così quello che i romani chiameranno Ager Gallicus, che vedrà però la sottomissione o l'espulsione degli Umbri dalla regione. Le tabula Euguvinae sono 7 tavole di bronzo che sono state ritrovate a Gubbio, datate tra il III e il I secolo a.C. Le più antiche scritte in lingua umbra, le più recenti in latino, e offrono un magnifico spaccato sulla realtà sociale e religiosa degli antichi umbri. Leggiamo ad esempio che per gli Umbri la realtà nazionale era indicata con la parola tota, che indicava la città insieme alle campagne e gli insediamenti minori ad essa circostanti. La tota era poi divisa in diverse trifu, ovvero tribù, mentre era governata e gestita da una magistratura nota come utur, dalla stessa radice presente nel termine latino auctoritas. L'utur era probabilmente un magistrato per molti versi analogo al console romano e per questo forse era sempre in carica con un suo omologo. Leggiamo poi anche di un collegio sacerdotale, quello dei 12 fratres atieriur, che si occupavano delle incombenze religiose.
I fratres Atieriur non erano solo dei sacerdoti, però. Erano anche gli esponenti delle famiglie più in vista della Tota. Infatti Atieriur deriva direttamente dall'indoeuropeo Ati Edio, che significa padre di famiglia. Il fatto che fossero i padri delle famiglie più in vista della Tota ad occuparsi delle incombenze religiose non deve stupire eccessivamente. Se andiamo ad analizzare altre realtà indoeuropee tra le più arcaiche, vedremo che il padre di famiglia ha sempre delle valenze anche sacrali. Lo stesso pater familias dei Romani, all'interno della sua famiglia, aveva anche la funzione di sacerdote. Per quanto riguarda le divinità, quelle sicuramente che erano più onorate dagli Umbri erano quelle della triade Grabovia. Questo appellativo Grabovio significa letteralmente montano, dei monti. La triade Grabovia era composta da Iove, Giove evidentemente, Marte, in tutto e per tutto omologo al dio della guerra dei Latini, e Vofione. Vofione era una divinità che è stata assimilata al romano Quirino e che probabilmente era il protettore della società. Era la divinità che era preposta a tutela del concetto di comunità. Abbiamo poi anche altre divinità che di nuovo riecheggiano in quelle romane, come ad esempio Puemonos. Puemonos era un dio della fertilità e ricorda da vicino Pomona, una divinità romana femminile, questa dell'abbondanza. L'atteggiamento degli Umbri nei confronti di Roma sembra tutt'altro che univoco, al contrario sembra contraddistinto da una forte frammentazione politica, esattamente come quello degli Etruschi, dai quali oltretutto gli Umbri a tratti sembrano pesantemente influenzati. Ad esempio, quando Tito Livio descrive gli scontri che avvengono tra il mondo etrusco e Roma tra il 311 e il 310 a.C., sottolinea come alcune realtà del mondo umbro militino come alleate degli Etruschi. Eppure contemporaneamente, nello stesso quadro politico, l'autore ricorda anche l'alleanza sancita da Roma con la Tota degli Umbri Camerti, quella che faceva capo alla città di Camerino, sottolineando quindi un atteggiamento che non è assolutamente omogeneo, ma al contrario doveva variare da singola tota a singola tota. L'unico episodio che vede il mondo umbro agire in maniera preponderante e inizialmente completamente autonoma nei confronti di Roma avviene nel 308 a.C., quando diverse comunità degli Umbri si alleano con l'intento di marciare contro Roma e addirittura di espugnarla e saccheggiarla. Nel farlo, oltretutto, queste città umbre riescono addirittura a sollevare alcune comunità etrusche che avevano da poco sancito una pace con Roma. Quindi nel 308 a.C. in qualche modo il paradigma si capovolge, non sono più gli Etruschi a spingere e muovere gli Umbri, ma al contrario sono gli Umbri a influenzare alcune realtà etrusche nelle loro scelte di politica estera. Tito Livio scrive che questo atteggiamento così baldanzoso da parte degli Umbri è dovuto dal fatto che in realtà fino a quel momento il mondo umbro non ha provato direttamente in maniera massiccia sulla sua pelle la macchina bellica romana. Al massimo alcune realtà umbre hanno subito dei piccoli saccheggi nelle loro campagne più periferiche quando hanno appoggiato gli Etruschi nel precedente conflitto, ma non hanno mai dovuto fronteggiare in maniera intensiva la macchina bellica romana. L'esercito delle città umbre si riunisce presso Mevania, ma ancora prima che possa marciare contro Roma viene sorpreso dall'esercito del console Quinto Fabio Massimo, che precedentemente stava operando nel Sannio. Al solo arrivo dell'esercito romano, l'alleanza umbra sembra già collassare su se stessa e solo gli sforzi di una specifica tota, la tota materina, riescono a mantenere insieme la federazione. La battaglia che segue, però, in qualche modo viene descritta da Tito Livio in maniera quasi farsesca e viene spogliata di qualunque elemento epico o glorioso. Quando il console comincia ad esortare i suoi soldati a concludere velocemente quella che secondo lui è semplicemente un appendice inutile e sciocca e insulsa della guerra contro gli Etruschi, spogliando così gli Umbri di qualunque dignità autonoma, i legionari non lasciano nemmeno che
egli possa finire il suo discorso, ma erompono in un grande grido di guerra e caricano l'esercito umbro. Quella che segue, descritta da Livio, più che una battaglia sembra una rissa, con i legionari che abbattono i guerrieri umbri usando più che altro gli scudi o addirittura a spallate, strappando a mani nude agli alfieri dell'esercito umbro le loro insegne e poi spintonando a schiaffi, pugni e spallate i soldati nemici buttandoli all'interno del loro stesso schieramento, urlandogli in faccia di buttare le armi per terra e di arrendersi. Livio scriverà che la battaglia di Mevania avrà molti più prigionieri che morti e si concluderà con un'ammissione di sconfitta da parte di tutte le città umbre. Curiosamente, a seguito della battaglia di Mevania, Roma sancirà un trattato di amicizia con la città umbra di Ocriculum, l'odierna Otricoli, andando così a sottolineare di nuovo come alcuni elementi del mondo umbro non avranno aderito a un atteggiamento ostile nei confronti dei romani, al contrario. Sempre in Tito Livio leggiamo che il console Apuleio Pansa, nel 300 a.C., pone sotto assedio la piazzaforte umbra di Nequinum, l'odierna Narni. Nequinum però era edificata al di sopra di un'altura che oltretutto aveva uno dei suoi versanti particolarmente scosceso, così da rendere tutte le operazioni d'assedio particolarmente difficoltose. Sarà solo uno dei due consoli eletti l'anno successivo, il console Fulvio Peto, a portare vittoriosamente a termine l'impresa. Al console Peto si presenteranno due disertori della città, che hanno scavato un tunnel che porta dalla loro abitazione direttamente all'accampamento romano. I disertori proporranno al console di utilizzare la galleria, richiedendo probabilmente in cambio dei privilegi politici nel nuovo ordine che avrebbe preso la città sotto il dominio romano. Temendo inizialmente una trappola, il console trattiene presso di sé uno dei due disertori, inviando a seguito dell'altro un nutrito contingente di legionari per esplorare la galleria. Quando i legionari si rendono conto che non si tratta di una trappola, velocemente raggiungono una delle porte della città, la abbattono e dall'apertura sciameranno tutti gli altri legionari, che riusciranno così ad occupare Nequinum. Sotto il dominio romano Nequinum cambierà nome e verrà nota come Narnia, utilizzando sempre un termine umbro, Nahars, probabilmente riferito a tutto il distretto che si sviluppava lungo il fiume Nar, ovvero il Nera. Nel 295 a.C. leggiamo sempre in Tito Livio che gli Umbri aderiranno alla grande lega antiromana promossa dal condottiero sannita Gellio Egnatio, alla quale avevano aderito, oltre che i Sanniti ovviamente e gli Umbri, anche gli Etruschi e i Galli Senoni. In particolare l'adesione umbra sembra in qualche modo subordinata a quella etrusca, tant'è che quando gli Etruschi abbandoneranno repentinamente la Lega a causa dei saccheggi compiuti dai Romani nei loro territori e forse anche a causa di pressioni politiche sotterranee, gli Umbri faranno lo stesso e infatti non parteciperanno a quella che diverrà nota come la Battaglia delle Nazioni o Battaglia di Sentinum. Infine, nel 266 a.C., leggiamo nei Fasti Trionfali che due consoli, Giunio Pera e Fabio Pittore, celebreranno un trionfo sugli Umbri Sarsinati della città di Sarsina. Da questo momento in poi, però, gli Umbri non appariranno mai più come nemici del popolo romano. Al contrario, proprio i Sarsinati, insieme a tutta la realtà umbra, secondo Polibio nel 225 a.C. forniranno 20.000 armati che andranno ad attaccare le terre dei Galli Boi, consentendo così ai Romani una migliore gestione della calata gallica che si sarebbe infranta nella battaglia di Talamone. In tutte le operazioni che vedranno poi i Romani alla fine del III e nei primi del II secolo a.C. muoversi alla conquista della Gallia Cisalpina, in particolare contro i Galli Boi, leggeremo di una specifica tribù, una tribù romana, la tribù Sapinia, che fornirà diversi contingenti di legionari. La tribù Sapinia, in realtà, era costituita da quegli Umbri che gradatamente avevano avuto accesso alla cittadinanza romana ed erano diventati cittadini romani quindi a tutti gli effetti.
Come scriveva Theodor Mommsen, purtroppo cercare di approfondire il tema della cultura e della storia degli Umbri risulta molto difficile. Questo però ha prodotto negli ultimi 20 anni tutta una serie di goffi tentativi che hanno cercato di far assimilare la cultura degli Umbri a popoli meglio conosciuti e soprattutto più di moda. Nella fattispecie è stata prodotta un'ampia letteratura pseudoscientifica che ha provato ad individuare delle radici celtiche per gli Umbri. Partendo da un passo di Cornelio Bocco, un autore latino che indicava una parentela gallica degli Umbri, ma che probabilmente si riferiva semplicemente alla sovrapposizione dei Galli Senoni a quelle terre umbre che sarebbero poi diventate l'Ager Gallicus, ovvero la Romagna e parte delle Marche, si è scritto veramente di tutto. Si è provato a dire che il nome Umbri in qualche modo era legato all'inglese Northumbria, che in realtà non ha alcun legame etimologico, ma semplicemente significa a nord del fiume Humber, e il fiume Humber di nuovo non ha nessun legame col nome degli Umbri, ma nasce da una radice celtica, aber, che significa fiume, appunto. Si è provato a dire che gli Umbri in qualche modo erano imparentati con il popolo dei Galli Insubri, il cui nome significherebbe is ombres, umbri di sotto, umbri inferiori, quando in realtà noi sappiamo che il nome insubri deriva dal gallico in suebro, che significa molto feroci. Insomma, si è provato in tutti i modi a cercare di celtizzare gli umbri, addirittura pervertendo il significato della provenienza mitteleuropea degli osco-umbri, che venendo dal centro Europa dovrebbero essere automaticamente per questo celti, quando in realtà gli osco-umbri, sappiamo, arrivano in Italia nel XII secolo a.C., quindi ben prima che la cultura celtica si fosse propriamente formata, e soprattutto diciamo che tutte le popolazioni indoeuropee che sono giunte in Italia per forza sono passate dall'Europa centrale e non per questo sono diventate magicamente celtiche. Insomma, non voglio addentrarmi più di tanto nello studio di questa pseudoletteratura che è veramente aberrante sotto tutti i punti di vista, però voglio solo sottolineare che per essere orgogliosi della propria identità regionale, se si vuole esaltare il proprio patrimonio storico e culturale regionale, non bisogna certo per questo pervertirlo o collegarlo a qualche cultura particolarmente di moda o legata a elementi che sono particolarmente popolari. Si studino gli Umbri, si sia orgogliosi, se si vuole, del popolo degli Umbri, ma non per questo si cerchi di pervertirlo e di collegarlo ai Celti o ad altre popolazioni che nulla hanno a che spartire con loro. Concludo qui il mio breve intervento e ci ritroveremo sicuramente a breve con un'altra puntata delle vostre domande che sarà sicuramente dedicata a un altro popolo italico. Grazie.